Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre e abbiamo la carta dell'appeso, amici della Vergine. Quando c'è l'appeso si tratta sempre di un periodo un po' in stand-by. Normalmente è una carta che invita alla riflessione, al vedere le cose da un altro punto di vista. È come un po' mettersi nei panni dell'altro, se vogliamo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere le energie per il prossimo periodo. Partiamo da un 8 di bastoni, un 8 di spade, un 2 di bastoni, asso di bastoni, ruota della fortuna, mondo. Wow! Che cambio nella seconda parte della lettura. E 8 di denari. Allora, devo dire che l'inizio può essere un po' così, un po' destabilizzante l'inizio della lettura, nel senso che l'otto di bastoni parla di una comunicazione, di una notizia, di una novità che probabilmente avete già ricevuto, magari qualcuno la deve ancora ricevere, c'è comunque un qualche cosa che dà il passo a questo otto di spade, quindi a questa sensazione di tristezza, di impotenza. Tenete presente che l'otto di spade è sempre una carta che parla di gabbie mentali, quindi sono quei pensieri che ci avviano, diciamo così, all'autosabotaggio. Il 2 di bastoni è una carta di indecisione, quindi è come se ci fosse un certo tipo di passaggio, o meglio, un certo tipo di inizio, un certo tipo di incontro che non sapete se è bene fare oppure no. Queste qui le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dall'inizio, ripartiamo dall'8 di bastoni. Ok. 5 di bastoni, 7 di coppe, 10 di bastoni e 4 di coppe. Allora, questa notizia, questa novità, questa cosa che verrete a sapere, potreste venirla a sapere in un momento, diciamo, caldo, di discussione, magari con qualcuno. Vi dirò, avete un 7 di coppe, come se sapendo questa notizia potessero aprirsi delle possibilità. Però è anche vero che vedendo queste due carte, il 10 di bastoni al contrario e il 4 di coppe, ho come la sensazione che non vediate, ecco perché arriva l'8 di spade, non vediate quale sia la possibilità alternativa, come se ci fosse un'ottava coppa qua che deve arrivare. È come se si aprissero determinate possibilità, ma non vedeste quella giusta per voi, ecco. Ed è un po' per quello che vi sentite con le mani legate. Andiamo a vedere questo 8 di spade. Asso di bastoni che abbiamo già qui e 3 di bastoni. C'è un incontro comunque con questo asso di bastoni, c'è un inizio, un'iniziativa. Tenete presente che il 3 di bastoni è una carta di lontananza, quindi è come se qualcuno decidesse o stesse per decidere di prendere le distanze da una situazione o da una persona.
Vi ricordo che queste sono stese sugli affetti, quindi possono riguardare anche questioni di tipo familiare, non esclusivamente diciamo a titolo romantico. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, 8 di pentacoli, cavaliere di bastoni, 6 di spade e re di bastoni. Quante figure! Allora ragazzi, qua questo mare di possibilità che si aprono, ok? Potrebbe essere con tante persone diverse, devo dire. C'è sempre però un viaggio, uno spostamento in mezzo da dover affrontare. O è un allontanamento da certe idee o appunto da una certa situazione. Ma considerato che avete l'otto di spade, penso che sia un allontanamento da certi pensieri. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Morte e 8 di bastoni. Di nuovo, 8 di bastoni, è uscito un'altra volta. E di nuovo c'è una carta di fine e una carta di inizio. C'è qualche cosa che non volete lasciarvi indietro o probabilmente non lo volete accettare. Come se non voleste tagliare qualcosa. Mm. Per qualcuno, ragazzi, questo 5 di bastoni parla di una difficoltà di comunicazione con un'altra persona. La difficoltà di comunicazione nel senso che non ci si capisce. Andiamo a vedere la seconda parte della lettura perché è decisamente più bella. Allora, abbiamo questa ruota della fortuna che parla di cambi. In realtà tutti e due parlano di cambi, sia la ruota della fortuna che il mondo. Sono cambi positivi, sono cambi per il vostro più alto bene. Allora, fante di pentacoli al contrario e re di coppe. Allora, la ruota della fortuna, ragazzi, parla anche di cambi, di schemi di comportamento. Quindi qui ho come la sensazione che, vi dirò, potrebbe entrare una persona nuova, a parte di tutti questi personaggi che sono già, diciamo, presenti nella vostra vita. Questo re di coppe potrebbe essere una persona nuova, se non avete nessuno, se siete singoli, insomma, anche. Se invece avete già qualcuno, è comunque una persona nuova, sento. E con questa ruota della fortuna potrebbe dare il passo a un bellissimo cambio. La ruota della fortuna è una carta di abbondanza, non solo economica, ma anche proprio di possibilità, che sono quelle possibilità che iniziavate a intravedere a metà mese. Verso la fine del mese cominciano a essere cose un pochettino più concrete. Andiamo a vedere il mondo. Era girato dritto. Allora abbiamo un 8 di coppe e un 2 di bastoni che avevate già qui. Sento che qui qualcuno potrebbe decidersi ad affrontare un viaggio o uno spostamento, un trasferimento. Ehm, come per andare a ricercare quel vuoto che si avverte in tutte e due le carte in realtà, perché anche qui manca una coppa ed è per aria e qui anche manca una coppa qui ed è per aria, diciamo, viene come se fosse invisibile qua. Si va alla ricerca di questa coppa, si va alla ricerca di quello che manca, di un futuro migliore, in lontananza, a distanza. Può essere sia una distanza fisica, ma anche una distanza temporale, cioè invece che pensare a come andrà la prossima settimana, è come potrebbe essere la relazione tra un anno, 6 mesi. Andiamo a vedere anche questo 8 di pentacoli al contrario. Hmm. Matto al contrario, 2 di spade e 9 di bastoni.
Allora, qui il consiglio, ragazzi, è di proteggervi con questa persona o in questa nuova situazione, potrebbe essere. Perché comunque il matto al contrario mi parla di una sorta di sfiducia. Allora, può essere nel lavoro, perché c'è comunque un 8 di pentacoli, quindi può riguardare per qualcuno anche una questione magari di trasferimento sul lavoro, può essere che, non lo so, decidiate di spostarvi a livello di abitazione vicino alla vostra persona di interesse, perché comunque il mondo parla di traslochi proprio, anche trasferimenti all'estero, parla di lunghe distanze proprio. Però qui è come se ci fosse qualche cosa che nel quotidiano non vi torna. Tutto bello, ma c'è qualche cosa qui che vi dice è meglio se vi proteggete, è meglio se imparate a creare delle barriere, a difendervi. Non dite sempre tutto subito alle persone, fatevi conoscere poco alla volta. Allora, devo dire che una persona nuova entrerà, anche se appunto avendo già tutte queste figure presenti, devo dire che le possibilità qui non mancano. Il punto è, allora, non sento che sia una persona del passato, però se per qualcuno fosse così, è come ehm, quello che avete bisogno di fare è incontrarvi e cercare di creare un dialogo che sia costruttivo, nel senso che vi faccia capire veramente qual è il punto di vista dell'altra persona, perché differentemente è difficile riuscire a trovare una comunicazione di tipo fluido, è difficile trovare la fiducia nell'altra persona. Sta di fatto che anche se è una persona del presente, che non risale a tempo indietro, qui in tutta la lettura la chiave è la comunicazione. Andiamo a vedere un'altra carta da parte di questi oracoli. Mm. Qui parla di narcisismo, ragazzi, di relazioni ad un senso solo, di love bombing. Ve lo metto qui così potete cercarlo su YouTube. Di qualcuno che è assorbito da se stesso, qualcuno che è fortemente egoista. In realtà dalle carte non lo vedo tanto, però questo è il vostro movimento energetico, quindi ci può anche stare. Sta di fatto che se vi sentite in una relazione a senso solo, cioè dove comunque continuate ad alimentare un vuoto emotivo, ecco, non siate troppo ingenui fondamentalmente, perché il matto al contrario parla anche di troppa ingenuità, di qualcuno che ehm, non ha capacità di discernimento, che non mette i muri, che non mette i paletti. È per quello che qui è venuto fuori il 9 di bastoni, perché avete bisogno, perché comunque tutto questo ehm, lottare del 5 di bastoni, piuttosto che la morte, il fatto che si debba lasciare indietro qualche cosa, dopo un po' crea un certo tipo di stanchezza che è proprio tipico del 9 di bastoni. C'è qualche cosa legato alla quotidianità comunque. Tenete presente, il love bombing è quel martellamento continuo, cioè conosco una persona nuova oggi, bon, da domani tutti i giorni mi manda il buongiorno, tutti i giorni mi scrive a pranzo, tutti i giorni, cioè è eccessivo. Le cose vanno fatte un po' alla volta, se da 0 si passa a 100 e vi riempiono di complimenti come solo tu sei così, non ho mai conosciuto qualcuno come te, è la prima volta che mi succede questo, di solito, ecco, tutte quelle robe lì possono essere racchiuse in quello che è il love bombing, quindi filtrate sempre bene quello che vi dicono. Cioè, quando sembra una frase da cioccolatino Perugina, per non fare pubblicità, da Bacio Perugina, insomma, lì, insomma, tenete le antenne allerta. Andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere.
nel momento in cui mi riallineo con l'amore, mi sarà presentata la direzione corretta, una direzione chiara. Sì, è come se mancasse un po' di chiarezza mentale qui, perché le comunicazioni arrivano, però è come se il parlare, cioè anche confrontandosi con l'altro, non si arrivasse ad una, come vi posso dire, a uno scambio di idee fluido. Ma molto lo fa anche la vostra testa, il modo in cui voi vivete e reagite alle cose. Incontri ce ne saranno, ragazzi, comunque, eh? Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile o che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica che vi spiegano come lavorare con le energie, mentre con il percorso individuale che sto proponendo è un percorso basato sulla persona e lavora le credenze limitanti, però è una parte, diciamo, di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!